Ah, ma stai suonando il basso acustico, quello strumento da sfigati che nessuno si caga? Cioè non è né un basso elettrico né un contrabbasso, praticamente conviene suonare il basso elettrico attaccato a un'amplia a questo punto. Ma non ha volume, non c'è paragone rispetto a suonarlo assieme a una chitarra o rispetto a un pianoforte, insomma verrà coperto da tutti, già il basso non si sente, figurati se in più suoni il basso acustico che proprio si sente meno del basso elettrico. E queste sono alcune delle dicerie più comuni per chi si trova a suonare questo strumento in realtà. Devo dire che in effetti sono tutte vere se le prendiamo da un certo punto di vista, ma il vero problema di questo strumento secondo me è proprio la percezione che le persone hanno quando pensano al basso acustico, anche perché l'approccio immediato è il paragone con il basso elettrico, quindi si pensa subito a non fa bene il basso elettrico come un basso elettrico. E grazie al cazzo! Vediamo un pochettino quali possono essere i punti forti di uno strumento comunque così particolare, ma anche così allo stesso tempo classico se vogliamo, perché il fatto di suonare uno strumento acustico è tipo lo strumento più vecchio del mondo. No, è forse il secondo strumento più vecchio del mondo. Uno dei primi vantaggi che questo strumento ci dà, essendo uno strumento acustico, è che suona dappertutto. Cioè, se io faccio così nello strumento elettrico non esce niente sostanzialmente. Invece qua abbiamo tutta una serie di... Sembra quasi che sto scrivendo l'assegno. Abbiamo tutta una serie di suoni e di possibilità che il basso elettrico non ci offre proprio per una questione di costruzione e di funzionamento. Qua ovviamente, essendo uno strumento acustico, è legno stesso a suonare, a risuonare e a vibrare, mentre nel basso elettrico quello che noi poi sentiamo amplificato è principalmente il pick-up, cioè il suono che viene convertito in segnale elettrico tramite dei magneti. Innanzitutto una cosa che posso dire è che la scelta delle corde in ogni strumento è importantissima, ma nel basso acustico davvero può essere un fattore di make it or break it, e visto che in questo video sto parlando in italiano, diciamola all'italiana. Ma vattene a fa... Quindi cosa succede? Che se io metto delle corde come ad esempio le Phosphor Bronze, che poi io mi dico, voi costruite bassi elettrici, cioè ci mettete le corde che proprio solo spostare il dito è una tortura uditiva, ma se poi è ovvio che la gente dice fa cagare il basso acustico. Per cui la scelta delle corde sicuramente è stra importante, come in ogni strumento, ma forse qua anche un pochettino di più. Ad esempio in questo strumento io devo dire la verità, da quando sto usando le black nylon, cioè delle corde rivestite in nylon, queste corde nere che non sono nere perché sono sporche e non le lavo, ma semplicemente c'è un rivestimento in nylon che chiaramente le rende molto caratteristiche, e la cosa bella è che sono delle corde lisce, quindi cosa succede? Quando io passo il dito così, sentite che bello che non si sente quel tipico degli strumenti dei bassi acustici che andate a provare in negozio, che hanno le Phosphor Bronze, che io mi dico sono delle corde pensate per la chitarra e vanno benissimo nella chitarra, ma nel basso acustico chiaramente, per carità, c'è chi le usa se devi accompagnare, magari va anche bene, ma se devi fare delle robe capite bene che insomma viene un po' male avere tutto quel rumore di sfrigolio della corda che sovrasta le note, anche perché il basso acustico, e qui veniamo a uno dei punti salienti, già di per sé è uno strumento che non ha questo grosso volume acusticamente parlando, di conseguenza bisogna ricorrere all'aiuto sicuramente dell'amplificazione se suoniamo in contesti dove invece abbiamo bisogno di un certo volume per essere seguiti poi dalle persone. E in questo caso questo basso acustico, come il 99% dei bassi acustici in commercio, è dotato di un sistema piezo, quindi c'è un microfono piezoelettrico, un sistema piezoelettrico sotto la selletta qua, questo sotto il ponte, scusate, sotto il ponte, che appunto trasduce la vibrazione di questa parte dello strumento in un segnale elettrico. Io poi qua ho anche un amplificatore che però vi dirò uso solo come accordatore, e adesso vi spiego perché. Ci sono vari tipi, varie marche, vari sistemi di amplificazione per i bassi acustici. Quello che personalmente preferisco è un sistema della LR Baggs che praticamente, anziché essere agganciato esattamente sotto il ponticello, praticamente sono due medaglioni tipo, aspetta, vi faccio vedere la tipologia di pick up. Ecco, vedete, tipo
Adesso non so se si vede una cosa del genere, questo enorme cerchio dorato che va a mettersi esattamente sotto la tavola armonica. E qual è il vantaggio di questo sistema? Rotto tutto. È che praticamente noi riusciamo a riportare tutta la vibrazione della tavola armonica tramite amplificazione. Chiaramente saremo più soggetti a dei feedback, quindi il feedback avviene nel momento in cui la cassa entra in risonanza, il microfono prende questa risonanza e praticamente si amplifica da solo in un loop infernale. L'ho detta malissimo, perdonate, ma insomma era per far capire più o meno cosa succede. E quindi io mi trovo molto bene con non il suo sistema piezo stock di fabbrica, ma con questo sistema della LR Baggs. Ci sono due capsule simili a quelle esattamente tra le due corde, quindi questo è un segnale. Il problema è che se io suono solamente il suono del piezo, va bene ma non benissimo, perché comunque uno strumento del genere ha il grande vantaggio della naturalezza a livello sonoro. E cosa succede se io praticamente suono solo il piezo? Vedete bene che il suono diventa più nasino. Quindi cosa faccio? Io abbino il segnale che proviene da questo microfono, da questo piezo, a un microfono. Meglio se a condensatore, meglio se a un po' di distanza, perché chiaramente quando poi ci troviamo a fare magari delle cose percussive, il microfono riesce a tenere il dettaglio ma non comprime troppo, non si ingolfa con questi transienti molto marcati. Per cui secondo me lo scenario ideale è di una doppia microfonazione, una piezofonica, si può dire piezofonica? Vabbè, una tramite piezo e l'altra tramite un microfono a condensatore, o se preferite un buon dinamico, magari per avere una risposta più vicina dello strumento. Però insomma questa doppia combinazione allora comincia a rendere giustizia a questo strumento. Secondo me è uno strumento che brilla moltissimo in scenari solistici, perché comunque sia, anche per quanto riguarda la polifonia, quindi gli accordi da un punto di vista armonico, vedete che è diverso rispetto a uno strumento elettrico, perché comunque i pick-up magnetici hanno una loro risposta, un loro comportamento che è bellissimo. Io adoro ovviamente il basso elettrico, ma questo tipo di sistema, vedete che c'è tutto quanto è organico, appunto, ed è la bellezza degli strumenti acustici. Quindi tutto questo pippone per quale motivo? Per due motivi. Il primo è che comunque mi andava di parlare di questo strumento che spesso viene bistrattato, ma in realtà, se ci pensiamo bene, è uno strumento che è ancora molto inesplorato e che offre davvero tantissime possibilità, specialmente in ambito solistico. Poi lo si può usare anche per fare un accompagnamento tipo contrabbassoso. Adatto anche a generi come il country o comunque un contesto acustico. Chiaramente più l'ensemble è grande, più probabilmente dovremo fare affidamento a sistema di piezo. Amplificare un basso acustico è molto più complesso e ha molte più complicazioni rispetto a un basso elettrico. Abbiamo parlato prima brevemente del feedback, quindi insomma che non è un problema da poco, vorrei dire. Però in un contesto quasi solistico, in un contesto delicato, in un contesto dove comunque vogliamo sperimentare con questo strumento, secondo me offre davvero un vastissimo prato verde su cui possiamo divertirci. Altro grande vantaggio del basso acustico è che se ne abbiamo uno in casa buttato lì vicino al divano, prendiamo e lo suoniamo e siamo invogliati, perché chiaramente lo strumento, anche senza essere amplificato, suona.
ci risponde, ci vibra nella panza, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, insomma, però vibra a tutti nella panza. E insomma ci dà un bel feel immediato, una bella soddisfazione per studiare, per ripassare, per svagarci, per guardare i film, per... basta, insomma, voglio dire, credo che basti. Per cui questo era uno dei motivi per cui volevo parlarvi di questo argomento, quindi il basso acustico. L'altro è perché sto realizzando un nuovo progetto. Ed è un progetto incentrato interamente attorno a questo magnifico strumento. Letteralmente, lui proprio fisicamente, questo basso acustico, ma il basso acustico in generale. Ed è un progetto solista dove sostanzialmente eseguirò dei brani originali. Sto incidendo attualmente anche un album che conterrà questi brani. Saranno 8 pezzi inediti, dove appunto suonerò principalmente il basso acustico in uno stile che credo si dica melodico percussivo, per rubare dai nostri cugini e amici chitarristi. E il vantaggio di questo strumento è che suonando tutto consente di avere delle sfumature solistiche. Quindi in questo modo molto completo noi riusciamo a avere diversi tipi di voci tutte in un unico strumento e chiaramente avere determinate possibilità che il basso elettrico per sua natura non ci offre. Per cui tutto questo pippone per innanzitutto dirvi questo, fare un esperimento e provare a parlarvi in italiano. Voglio vedere se magari mi viene meglio o magari appunto riesco a essere un pochettino più stabile nel realizzare i video. Provo a mettere i sottotitoli, quindi vediamo un pochettino cosa succede. E niente, vi volevo tenere aggiornati anche per questo progetto che riguarda il basso acustico. E niente, state sintonizzati. Tra l'altro è uscita una cover di Tomorrow, un bellissimo brano del musical Annie, che io adoro, quindi andate a vedervela, ve la metto qui o in descrizione. Adesso vedo un po' come fare, sono un po' arrugginito con YouTube. E niente, vi auguro un buon proseguimento e se non ce l'avete compratevi un basso acustico. Se vi fa schifo fidatevi, provate a cambiare corde, mettetegli magari delle lisce o delle lisce nylon tape come queste qui, non mi ricordo mai il nome. E niente, buon proseguimento, ciao!